Oggi parliamo di solfeggio. Che cos'è il solfeggio? Il solfeggio è leggere la musica, un brano, uno spartito a voce alta. È una pratica fondamentale da un punto di vista proprio di crescita del musicista o comunque del dilettante, di chi vuole saper suonare, cantare, fare musica leggendola e non solo ad orecchio. È una pratica, allora, generalmente quando parliamo di solfeggio ci portiamo appresso questa visione di solfeggio. Ci sono anche i modi di dire che vengono legati, è sempre la solita solfa, che monotonia, e se riflettete, la solita solfa deriva da due note, monotonia, abbiamo sempre lo stesso tono. Effettivamente il solfeggio, da un punto di vista d'ascolto, per chi lo sente e non lo fa, non è proprio il massimo del divertimento. Perché noi dobbiamo, quando facciamo questa pratica, leggere le note rispettando le durate. Stiamo parlando del solfeggio cosiddetto parlato. Poi c'è anche il solfeggio cantato. È una pratica, ribadisco, estremamente importante. Magari, specialmente all'inizio, non è il massimo del divertimento, ma talvolta, come ben sapete, per arrivare a divertirsi di più bisogna fare un pochino di fatica. Questa pratica aiuta proprio a sviluppare sia la lettura delle note, ma ovviamente anche il senso ritmico. Oggi vediamo e cerchiamo di capire proprio, ovviamente, che cos'è, sempre a livello basilare, e poi vedremo anche di solfeggiare insieme, ma questo in un secondo momento. Abbiamo parlato del termine solfeggio, solfeggiare. Quando vi ho detto che esiste sia quello parlato che quello cantato, adesso vediamolo anche da un punto di vista proprio di spiegazione pratica. Cosa faccio quando solfeggio? Cosa devo fare? Immaginatevi una battuta. Sapete la battuta, una parte di pentagramma delimitata dalla linea di battuta. Il tempo in chiave, quindi la durata della battuta, ipotizziamo sia 2/4. Il numeratore, il 2, mi dice quanti movimenti ci sono nella battuta. 1, 2. Il denominatore mi dice quanto dura ogni singolo movimento. Quindi 1/4, 1/4. Ipotizziamo che in questa battuta abbiamo un Do da 1/4, un La e un Re da 1/8. Vediamo 3 note. Allora, io le vedo scritte. Le devo prima saper leggere, ovviamente devo saper leggere che sono un Do, un La e un Re, che sono 1/4 e 2 note da 1/8. Questo è il prerequisito fondamentale. Poi lo devo eseguire. Do, La, Re. Questa è l'esecuzione. Io ho eseguito con il movimento d'accompagnamento un Do da 1/4, un La e un Re da 1/8. Perfetto. Questo è solfeggio parlato. Se io vi eseguo Do, La, Re, questo è solfeggio cantato. Che differenza c'è? Prima ho declamato, detto le note, i nomi delle note, rispettando le durate. Nel secondo esempio ho intonato le note con i rispettivi intervalli, cioè distanze tra Do, La e Re, con la mia vocina così com'è, rispettando sempre le durate. Ecco, qui siamo a livello base, ma è tutto qui. È ovvio che più si va avanti, più gli esercizi di solfeggio diventano sempre più complessi, specialmente quelli del solfeggio parlato, perché ovviamente si può spaziare e le durate, le ritmiche sono notevoli e importanti. Quando poi si arriva a ritmiche particolarmente
ricche, ci si diverte anche un pochino di più. Però partiamo proprio dalla base e vi ripeto, è fondamentale come pratica, è estremamente importante. Io vi ho fatto vedere il movimento della mano. Ci sono varie scuole di pensiero su questa cosa, di accompagnarsi con il gesto. Personalmente sono favorevolissima, perché vi dà, secondo il mio parere, la possibilità proprio di vedere anche la suddivisione, non solo leggendola, ma proprio la sentite fisicamente, la suddivisione dei vari movimenti. I gesti all'inizio non sono proprio così spontanei da fare, poi diventano meccanici e naturali. Alcuni non fanno fare i gesti diversi. Allora, facciamo la carrellata delle battute tipiche. 2/4 vi ho detto prima, 2 movimenti, uno davanti a me, uno alla mia sinistra. Fossimo in 3/4? 1, 2, 3. 3 movimenti totalmente diversi. In 4/4? 1, 2, 3, 4, che è un semi-2 ma un po' più in alto. Alcuni, come vi stavo dicendo prima, possono anche dire che insomma i gesti diversi possono confondere. Sono d'accordo che all'inizio non è proprio così spontaneo, però secondo me una volta che li avete macinati e fatti vostri vi daranno sicuramente un grosso aiuto, perché sapete sempre a quale punto della battuta siete. Se invece fate sempre lo stesso movimento, è vero che non cambia di fondo, però perdete un po' il concetto di quanti ne avete fatti, mentre se li dividete in modi diversi sapete sempre dove siete. Quindi, solfeggio, pratica fondamentale, pratica importante per lo sviluppo della vostra conoscenza della lettura delle note e del vostro senso ritmico. E a questo punto, fatta la spiegazione teorica e presentato non come vale retro il solfeggio, ma pratica assolutamente affrontabile, andiamo a solfeggiare insieme. Venite con me. Quello che vediamo è un solfeggio, una sequenza di battute con note e durate. Prima cosa che dobbiamo immediatamente guardare è quello che riguarda la frazione, il tempo in chiave. Vediamo 2/4. Abbiamo visto nel video che numeratore ci indica quanti movimenti, denominatore ci indica la durata di ogni singolo movimento. Qui forse è opportuno andare un attimino a ripassare quello che è il gesto. Un movimento, 2 movimenti. Voi siete di fronte a questa immagine, quindi uno davanti a voi, uno alla vostra sinistra. 1, 2. Questo sarà il tempo che prendiamo all'inizio lento. Quindi se siete, diciamo, alle prime armi, potete stoppare sulla visione di questa immagine e allenarvi a fare il gesto a vuoto per renderlo il più fluido possibile. 1, 2, 1, 2. Procedete ovviamente stoppando qua e facendolo fin quanto ovviamente vi serve. Torniamo al solfeggio. A questo punto qual è il procedimento corretto? A seconda ovviamente del livello di ognuno di noi, la prima cosa da fare è dare un'occhiata d'insieme, vedere come sono posizionate le note, e qui vediamo che non hanno grandi salti, che non escono dal rigo in maniera vertiginosa, abbiamo pochissime cose fuori strane. Le durate, osserviamo note da 2/4, una buona quantità di note da 1/8 unite a 2/2, note da 1/4, e come varietà di durata delle note abbiamo belle che terminato. Ultima cosa da osservare è che c'è una pausa da 1/4. Essendo alla fine è tanto di guadagnato, non si sente quasi, chiude con un silenzio da 1/4, fine. A questo punto, consiglio ovviamente, iniziate a leggervi le note se vi serve prima allenare
l'esercizio e la lettura e la vista delle note. E poi ovviamente abbinare le durate. E qui il lavoro è sempre graduale e a seconda sempre dei livelli. Se vi serve, fate una battuta alla volta, poi le unite unite la seconda, 1, 2, 3 e via discorrendo. Se invece siete già a un livello di lettura piuttosto scorrevole, potete già iniziare a fare frasi oppure tutta questa frase, che sono poi poche battute. A questo punto possiamo solfeggiarlo insieme. Il gesto ve lo consiglio e vi ricordo, fatelo costantemente. Solfeggeremo insieme, vi do una battuta a vuoto, quindi vi darò il tempo dei 2 movimenti a vuoto e poi partiamo senza soluzione di continuità, arriviamo fino alla fine. Non uso più il puntatore, lo teniamo fermo laterale, tanto avete la battuta a vuoto come punto di partenza e poi vi serve anche andare con la lettura degli occhi. Allora siete pronti? Facciamolo insieme, pronti con la battuta a vuoto. 1, 2, so, la, do, si, la, re, mi, si, do, la, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, do, si, la, re, mi, si, do, la, do, si, la, sol, re, la, si, sol. Stop. Com'è andata? Perfetto. Se la sequenza si è svolta esattamente a sincrono con la mia voce, diciamo che il primo gradino l'abbiamo terminato, l'abbiamo fatto. Adesso portiamolo più veloce. Anche qui prendetevi il tempo di leggerlo se vi serve maggiormente. Vi do l'idea di quanto sarà il tempo, quindi così vi fate un'idea anche per l'allenamento vostro. 1, 2. Prima era 1, 2. Adesso sarà 1, 2. Prendetevi il tempo e partiamo sempre con battuta vuota prima. Ok? Andiamo. 1, 2. So, la, do, si, la, re, mi, si, do, la, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, so, la, do, si, la, re, mi, si, do, la, do, si, la, sol, re, la, si, sol. Stop. Andata? Vi siete accorti di qual era il brano, seppur non palese dal punto di vista melodico, ma ritmicamente sì? Cosa avete solfeggiato? Non ve ne siete accorti? Potremmo magari fare una prova immediata? Il Cancan di Offenbach. Ovviamente qui l'avete sentito una versione a 4 mani, ma il tema, quello che noi abbiamo solfeggiato prima lentamente e poi con un tempo più movimentato, era il Cancan. Quindi questo è un esercizio per provare insieme che cos'è il solfeggio e cosa può fare il solfeggio. Ci aiuta a conoscere sempre di più la musica. Alla prossima!